Ciao a tutti! Chi ha seguito il video precedente avrà certamente riconosciuto la Squier Telecaster nella bella versione firmata Obey Propaganda, che è stata protagonista del tutorial realizzato durante l'upgrade del pick-up al ponte. Upgrade che ha comportato, oltre alla sostituzione dell'humbucker di serie con un più performante Seymour Duncan Stag Mag, ha comportato, dicevo, anche il rewiring completo dell'elettronica, resosi necessario per il fatto che i potenziometri, in accordo con quanto suggerito da Seymour Duncan sullo schema di montaggio, sono stati sostituiti con dei 250 kΩ, con il volume in particolare equipaggiato da un deviatore per lo split delle bobine dell'humbucker, abilitandone il funzionamento come single coil. Eseguito l'upgrade non ci resta che procedere con il setup dello strumento, tema di questo tutorial. Utilizzeremo quote e procedure Fender per questa chitarra, che altro non è che un clone, peraltro ben riuscito, delle Fender Telecaster AHS. Dopo esserci liberati dalle corde, approfitteremo del campo libero per eseguire una pulizia accurata dello strumento. Un panno in tessuto non tessuto che non lasci pelucchi ed un detergente in grado di nutrire il palissandro della tastiera ci saranno sicuramente d'aiuto. Insisteremo un po' nelle zone che ne necessitano per passare poi al controllo del serraggio dei dadi che vincolano i pioli delle meccaniche alla paletta. Nel caso dovessimo trovarli allentati, ricordiamoci di non insistere con il serraggio per evitare che la rondella, posta sotto il dado, affondi nel legno che non offrirebbe nessuna resistenza. A controllo effettuato, proseguiamo dedicandoci alle viti delle chiavette, anch'esse non andranno strette eccessivamente. Controllato che non siano presenti giochi o inceppamenti manovrando le meccaniche, passiamo adesso alla lubrificazione delle parti soggette a sfregamento con le corde. Il capotasto in primis è la zona di contatto tra le sellette e le corde a seguire. Adesso che la nostra chitarra è lustra e pulita come non mai, possiamo dedicarci al montaggio delle corde. Questa volta impiegherò delle Elixir OptiWeb nella scalatura 1046, che erano già montate e che devo ammettere calzano alla perfezione su questa chitarra, dandole un suono che possiamo definire senz'altro giusto in considerazione delle future destinazioni d'uso. Atteniamoci a quanto Fender ci raccomanda sul nodo da effettuare e dopo aver diretto i fori dei pioli verso il primo punto di contatto che la corda incontrerà lungo il suo percorso verso il ponte, allungheremo la corda verso la paletta, lasciando il surplus di corda nel lato interno della stessa paletta. Introdurremo il capo nel foro che si presenta dal lato opposto al capotasto e riporteremo indietro la corda strozzandola immediatamente nell'ansa che si è creata. Appena la corda ingaggerà se stessa, procederemo alla sua accordatura del taglio a filo piolo. Più difficile da spiegare che da realizzare. Le immagini comunque dovrebbero risultare d'aiuto. Ad ogni nuova corda montata procederemo all'accordatura anche delle corde precedenti, che troveremo di volta in volta allentate a causa della deformazione del manico che interviene ogni volta che aumenteremo il tiro dell'insieme delle corde. Compiute queste, che possiamo considerare come operazioni preliminari, siamo giunti al primo step del setup, che consiste nella preintonatura dello strumento. Questa regolazione ci sarà d'aiuto e di molto quando a termine del setup dovremo intonare definitivamente la chitarra. Ci occorreranno un metro a nastro e uno spessimetro a lamelle, un giravite Philips e un po' di pazienza. La procedura riguarderà inizialmente le sole corde prima e quarta, per ognuna delle quali dovremo misurare la distanza che intercorre tra la faccia del capotasto rivolta verso il ponte e la metà esatta del 12° tasto, inteso come parte metallica e non come tastiera. Misurata questa distanza la riporteremo esattamente tra la metà del 12° tasto ed il punto di contatto tra la corda interessata e la relativa selletta. Se la misura non dovesse coincidere, dovremo arretrare o avanzare la selletta finché le due misure si equivarranno. Ripeto, questa misurazione e l'eventuale aggiustamento dovrà essere eseguita sulle sole prima e quarta corda.
Per le restanti avremo necessità di conoscere il calibro della muta di corde che abbiamo montato. Questo perché le sellette seconda, terza, quinta e sesta dovranno arretrare, rispetto alla selletta numericamente precedente, di una misura pari al diametro della corda che le sovrasta. Quindi, se la corda della selletta numero 2 possiede calibro 11, approssimabile a 0,3 mm, con l'aiuto dello spessimetro dovremo arretrarla rispetto alla selletta numero 1 di 0,3 mm. Per aiutarvi nel calcolo delle conversioni pollici-millimetri, ricordo infatti che i calibri delle corde sono espressi in frazioni di pollice. Ho preparato la tabella che vi mostro. Potremmo considerare la registrazione conclusa quando, poggiando la lamella appropriata sulla faccia della selletta interessata dalla regolazione, la stessa pareggerà la selletta precedente nella maniera che vi mostro. Anche in questo caso più difficile da spiegare che da realizzare. Le eventuali registrazioni che dovessero rendersi necessarie verranno effettuate agendo sulla vite di registro che, oltre a vincolare ogni selletta al ponte, ne consente la movimentazione. Ultimata la fase di preintonazione dello strumento, possiamo passare allo step successivo del setup, che consisterà nella regolazione della curvatura del manico agendo sul truss rod. Per chi si avvicina per la prima volta al setup del proprio strumento, è necessario sapere che il manico di una chitarra deve possedere una leggera concavità, che ha lo scopo di mantenere le corde nel loro punto di maggior dinamicità sufficientemente lontane dai tasti, allo scopo di evitare che le stesse, interferendo appunto con i tasti, producano quel fastidiosissimo fenomeno che assomiglia ad uno sfrigolio. Per ottenere la giusta curvatura del manico esiste una barra metallica che, attraversandolo per intero, consente l'applicazione di una forza alle sue estremità, forza in grado di piegarlo leggermente. Questa barra si chiama truss rod ed esiste in due varianti, il single flex ed il biflex. Il biflex si distingue per il fatto che, grazie alla presenza di un inserto posto all'altezza del settimo tasto, può agire sia sulla concavità del manico che sulla sua convessità, ampliandone l'utilizzo. Entrambe le tipologie di truss rod possiedono una testa dalla quale manovrarlo, che può essere posta, in base alla scelta del costruttore, sulla paletta o sul tallone del manico. Questa scelta non influenza in nessun modo il funzionamento del truss rod, ma semplicemente influisce sulla sua maniera di manovrarlo. La regolazione andrà effettuata ponendo prima un capotasto al primo tasto e premendo la sesta corda all'ultimo tasto disponibile. Dopodiché misureremo la distanza che intercorre tra la superficie superiore dell'ottavo tasto e la superficie inferiore della sesta corda, distanza che dovrà rispettare i valori della tabella che segue. Come avrete già notato, la curvatura del manico, ovvero il suo radius, assume un'importanza fondamentale per conoscere il valore che stiamo cercando. Occorrerà quindi conoscere il raggio di curvatura della nostra chitarra che, per esperienza personale, è sempre meglio verificare con l'ausilio del calibro radius. Il perché è semplicissimo. Controllando i valori che i venditori mettono a disposizione di questa specifica chitarra, sembrerebbe che il suo radius dovesse essere 9,5 pollici, ma insospettito dal fatto che la tastiera sembra essere quasi piatta, ho ritenuto fosse il caso di misurarla. Ed infatti si tratta di tutt'altro valore. Siamo a ben 17 pollici, che tradotto in pratica diventano mezzo decimo di altezza della corda rispetto al tasto. Impossibili da apprezzare ad occhio, ma sotto le dita si sentono e come. Se la distanza che la sesta corda deve possedere nei confronti dell'ottavo tasto dovesse essere difforme da quella che abbiamo ricavato dalla tabella, avremo necessità di agire sull'asta del truss rod utilizzando la chiave in dotazione. In genere una brugola, se la regolazione avviene come in questo caso dalla paletta, oppure un semplice spinotto, un giravite a lama piegata e piatta, se la testa del truss rod è posta nel tallone del manico. Per evitare inutili stress al manico, occorre ricordare che, osservando dal di fronte la testa del truss rod, una rotazione in senso orario imporrà l'avvicinamento delle corde alla tastiera. Viceversa, una rotazione in senso antiorario allontanerà le corde dai tasti.
Poniamo attenzione al fatto che ogni volta che avremo movimentato il truss rod sarà tassativo accordare la chitarra prima di verificare se la regolazione ha avuto effetto, perché la modifica della curvatura del manico appena ottenuta si ripercuoterà sulle corde, allentandole o tirandole a seconda dei casi. Le corde a loro volta curveranno più o meno il manico, così da falsare la misurazione che stiamo per eseguire. È sbagliato quindi raggiungere la corretta curvatura del manico senza aver accordato lo strumento, perché la stessa curvatura cambierà appena riaccorderemo la chitarra, costringendoci ad un loop infinito di regolazioni impossibili però da ottenere. Quando lo spessimetro a lamelle indicherà che la distanza prevista tra la sesta corda e l'ottavo tasto è stata raggiunta a strumento accordato, potremo considerare conclusa questa fase e saremo in grado di passare alla successiva, ovvero la regolazione dell'action. L'action altro non è che la distanza tra le corde ed i tasti quando le stesse corde si trovano in posizione di riposo, cioè libere. Ed è la geometria che più impatta nel comfort e nella velocità di esecuzione di chi suona una chitarra. Non si tratta certo di una misura frutto del caso, infatti queste che vi mostro sono le quote, raccomandate da Fender, per la prima e sesta corda rispetto al 17° tasto, che rappresenta il punto di misurazione. Come avrete già osservato, torna ad avere importanza conoscere il radius del manico della nostra chitarra, perché la distanza corretta dovrà essere ricavata dall'intervallo all'interno del quale rientra il nostro strumento. Sono concessi piccoli aggiustamenti in relazione alle nostre preferenze, ma che non stravolgano le raccomandazioni di base. Personalmente mi sono sempre attenuto a quanto consigliato da Fender e non ho mai trovato di che lamentarmi, anzi. Uniamoci adesso di spessimetro, calibrato per la misura che vogliamo ottenere e, iniziando con la sesta corda, faremo in modo che lavorando sulle due piccole viti a brugola poste sulla selletta, la quota tra la corda ed il 17° tasto coincida con quella che abbiamo precedentemente ricavato dalla tabella che vi ho proposto. Ripeteremo la procedura anche per la prima corda finché entrambe risulteranno correttamente regolate. Se adesso vi state chiedendo quale sarà la sorte delle restanti corde, vi state ponendo la domanda corretta. Abbiamo detto che l'action rappresenta la distanza che le corde possiedono rispetto ai tasti, così che una volta premute percorrano il medesimo spazio prima di iniziare a suonare. Per ottenere questa condizione utilizzeremo il calibro radius appropriato nella maniera che vi mostro. Lo porremmo cioè sull'insieme rappresentato dalle sellette e, lasciando al loro posto le sole sellette prima e sesta che abbiamo già regolato in precedenza, aggiusteremo tutte le altre finché non avremmo replicato la curvatura del manico. L'operazione necessiterà di tutto il nostro senso artistico affinché tanti piccoli segmenti rettilinei non si trasformino in una curva. Ripeto, senza manovrare le sellette prima e sesta. Tutto qui. Ultimata questa registrazione avremo la curvatura di tutte le corde perfettamente armonizzata alla curvatura del manico. Unica raccomandazione, accordare di tanto in tanto lo strumento nell'eventualità dovessimo intervenire ampiamente sull'altezza delle sellette. Esiste una possibilità che, per quanto remota, potrebbe presentarsi quando ci troviamo a regolare l'action. È rappresentata dal fatto che una delle sellette, in genere la prima o la sesta, raggiungano il fine corsa verso il basso andando a scontrare la base del ponte senza che sia stata raggiunta l'action prevista, che rimane quindi troppo alta dal momento che la selletta non può più abbassarsi. In questo caso l'unica soluzione è rappresentata dal sollevamento del manico rispetto al body. Esistono due metodi per attuare il ripristino dell'altezza corretta del manico. Uno semplice, che si esegue quando la chitarra è equipaggiata di micro tilt, cioè una vite regolabile attraverso un foro posto sulla placchetta che alloggia le viti che vincolano il manico al body. Questa vite, premendo un settore metallico posto sul lato interno del tallone del manico, ne consentirà il sollevamento a condizione che si sia provveduto ad orientare le viti che fissano il manico al body. Non è la regolazione che preferisco, in quanto la risonanza che il manico trasmetterà al body sarà affidata alla sola punta della vite del micro tilt, anziché all'intera superficie del tallone body, con le perdite di dinamica che ne conseguono.
La seconda opzione invece si pratica smontando il manico ed inserendo degli spessori in legno calibrato, i quali manterranno intatta la superficie di scambio tra il manico e il body, assicurandoci quindi il mantenimento di tutte le caratteristiche acustiche della chitarra. Anche se molto rara come eventualità, riporto comunque queste note per completezza di informazione. A registrazione dell'action conclusa, prima di passare alla regolazione successiva di questo setup, cioè la distanza che le corde della chitarra devono conservare rispetto ai poli magnetici dei pick-up, è necessario sapere su cosa, quanto e perché questa regolazione impatta sul rendimento del nostro strumento. La distanza corda pick-up influisce direttamente sul volume, sull'equilibrio timbrico e sulla dinamica del suono della chitarra. Una distanza errata può causare problemi come un'uscita del segnale troppo debole o, al contrario, un suono troppo compresso e poco naturale. Inoltre, se i poli magnetici sono troppo vicini alle corde, il campo magnetico potrebbe interferire con la vibrazione, generando un effetto noto come stratitus, ovvero un suono metallico e poco definito, soprattutto sulle corde più sottili, peggiorando inoltre la possibilità di conservare un buon sustain. Viceversa, se i pick-up sono troppo distanti, il suono rischia di perdere corpo ed attacco, rendendo la chitarra meno reattiva al tocco. Quindi, rispettare la giusta distanza è fondamentale per ottenere un bilanciamento ottimale tra sustain, volume e definizione del suono. Come al solito ci viene in aiuto Fender, che pubblicando le quote corrette ci solleva dal problema di dovercele sperimentare da soli. Questa tabella riassume tutte le quote che le corde dovranno possedere in funzione del pick-up installato. Identifichiamo quindi le nostre e prepariamoci ad applicarle. Annotate le quote che ci riguardano in funzione della tipologia di pick-up montati sulla nostra chitarra, procederemo premendo la corda interessata dalla regolazione all'ultimo tasto disponibile. E con lo spessimetro a lamelle correttamente preparato, misureremo la distanza tra la superficie superiore del polo magnetico di riferimento e la corda sovrastante. Se la distanza non dovesse corrispondere a quanto previsto dalla tabella Fender, procederemo a seconda dei casi a sollevare o ad abbassare il pick-up utilizzando le viti di registro poste all'estremità dei pick-up stessi. Osservando la testa della vite dall'alto, ruotarla in senso orario avvicinerà il pick-up alla corda, ruotarla in senso antiorario lo allontanerà. Ripetiamo più volte la misurazione su entrambi i lati del pick-up perché spesso l'intervento di una vite modifica anche l'altezza del lato opposto e quando avremo terminato la registrazione dei due lati di ogni pick-up potremo considerare conclusa questa fase, che rispetto alle altre risulta meccanicamente più semplice da eseguire, ma la cui corretta esecuzione tornerà a restituire brillantezza dei toni, sustain, armonica e dinamica alla nostra chitarra. Completata la regolazione dell'altezza dei pick-up, non ci resta che intonare definitivamente lo strumento per dichiarare concluso il setup della nostra Telecaster. Armiamoci quindi di accordatore di linea, dal momento che non possiamo certo affidare una regolazione così importante ad un accordatore piezo, e dopo aver accordato con attenzione la chitarra andremo a verificare che, premendo ogni corda al 12° tasto, venga restituita la nota della stessa corda ma aumentata di un'ottava. Per chi inizia adesso con il setup della propria chitarra, la traduzione pratica di quanto detto consiste nel fatto che, premuto per esempio il Mi basso al 12° tasto, l'accordatore dovrà restituirci un Mi. Nell'eventualità la nota fosse calante, quindi prossima al Re diesis, oppure crescente e quindi adiacente al Fa, dovremo intervenire sulla selletta relativa, arretrandola o avanzandola rispettivamente nel caso di nota crescente o nota calante. Tuttavia, grazie alle leggi della fisica che regolano l'universo, se in fase di preintonazione abbiamo rispettato le indicazioni relative alla lunghezza delle corde, non dovremo avere particolari problemi ad ottenere un'intonazione perfetta senza grandi aggiustamenti. Questa chitarra, per esempio, ha necessitato di un piccolo intervento sulla sola sesta corda. Le altre non hanno avuto necessità di nessun aggiustamento. Una sola raccomandazione.
Se una corda ha necessitato di una regolazione sulla propria selletta prima, e raccomando prima, di verificare se l'aggiustamento ha avuto effetto, ricordiamoci di riaccordare la chitarra a corde libere e tutta per intero, perché, anche a costo di risultare ripetitivo, aggiungo che se abbiamo cambiato la tensione di una corda, l'abbiamo cambiata anche a tutte le altre, scortandole, per via della modifica della curvatura del manico che è intervenuta. Quindi un po' di pazienza, eseguiamo qualche passaggio in più, ma assicuriamoci l'esecuzione di un lavoro ben fatto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!